Dottor Valerio Ansà, biologo nutrizionista, atleta di MMA, anche dottore in scienze motorie. Benvenuto, grazie di essere nel mio podcast. Grazie a te Massimo per avermi invitato. Questo è il podcast Peso le parole e appunto oggi con il dottor Valerio Ansà parleremo di diete chetogeniche e low carb, integratori alimentari, superfoods, digiuno intermittente e anche di diete vegetariane e vegane e come contestualizzarle per gli atleti. Tra l'altro, appunto, mi dicevi che tu segui decine e decine di atleti di MMA. E anche questo è un valore aggiunto, devo dirti, è una cosa molto interessante da esplorare come argomento. Ma la tua motivazione per arrivare a essere un biologo nutrizionista di questo livello, da dove parte? Parte principalmente da due episodi nella mia vita. Un percorso che potrei definire sportivo e un percorso che potrei definire clinico. Per quanto riguarda il percorso sportivo, io un giorno entro in una palestra di MMA, inizio a praticare questo sport e improvvisamente rimango stregato. Da quel giorno la mia vita ruota unicamente all'allenamento. Io sono fissato, mi piace veramente tanto e comincio a vedere però che non recupero bene tra gli allenamenti. Immagina 5-6 giorni a settimana di allenamento con sessioni pesanti, alti volumi, alta intensità. Capisco che devo cambiare qualcosa e vado da un nutrizionista sportivo che trovo online nella mia zona, un nutrizionista molto competente. Lui è stato molto bravo a bilanciare la mia alimentazione. Ho visto dei risultati immediati. Ho proseguito il mio percorso, a un certo punto ci siamo interrotti però perché lui non era d'accordo sull'utilizzo di integratori alimentari. Parlo di roba assolutamente legale, che troviamo in tutti i negozi, non di sostanze dopanti. Quando invece l'integrazione, almeno per quello che studiavo io, per quello che poi è stato dopo il mio percorso, è utile a tutti gli effetti, come ciliegina sulla torta, come punta. Però è stato molto bravo comunque nell'organizzare la mia alimentazione. Io ho visto dei miglioramenti e già lì ho capito effettivamente quanto la nutrizione potesse fare la differenza. Alla fine è il carburante con cui noi mandiamo avanti la nostra macchina. C'è un secondo momento che fa la differenza, in cui dico ok, questo sarà il mio lavoro, ed è un percorso clinico. Io un giorno mi sveglio, sono pieno di dermatite, vado da numerosi medici, nessuno sembra essere in grado di capire che cos'ho e perché questa dermatite mi è venuta. Questo percorso continua per 2 anni, io le uniche risposte che mi sento dare sono: sei stressato, allenati di meno, oppure prendi questo antibiotico perché potresti avere un'infezione. Difatti il problema peggiora, così per 2 anni continua. Il punto di rottura arriva quando un otorino molto bravo, molto competente, mi stava per operare, ipotizzando un'eccessiva risposta immunitaria del mio organismo alla presenza di organismi simbionti. Si siede, mi guarda e mi dice: Valerio, tu hai 20 anni, io non me la sento di operarti e levarti le tonsille. Che ne dici di spaziare e ricercare in qualche ambito che non hai mai approfondito, l'intestino magari? Fortunatamente in quel periodo conoscevo un nutrizionista altamente specializzato nella nutrizione funzionale e nella nutrizione clinica. Siamo andati a fare insieme a un gastroenterologo degli esami del sangue, dove già abbiamo visto per la prima volta dei valori sballati. In sostanza io avevo un'eccessiva alterazione della permeabilità intestinale, la mia barriera intestinale era completamente aperta, passavano più nutrienti e più sostanze dannose di quelle che sarebbero dovute essere, e il mio sistema immunitario me lo segnalava con dei rash cutanei. Abbiamo dovuto fare una dieta di esclusione di una marea di alimenti durata 6 mesi. Ci tengo a dire che è stato un momento, io adesso mangio tutto, ho reintrodotto tutto, però è stata molto utile. Io ho risolto il mio problema, lo abbiamo visto dai valori ematici, ma soprattutto lo abbiamo visto
ad occhio davanti allo specchio i miei rash cutanei sono cominciati a scomparire subito, come ho levato determinati alimenti. E lì, se prima avevo visto quanto la nutrizione fosse efficace in campo sportivo, lì ho detto ok, allora può fare la differenza anche in campo clinico. Ho iniziato a studiare, ho scoperto un mondo che ho approfondito. Io sono specializzato in nutrizione sportiva, ma la mia tesi di laurea in realtà è sulla gestione dietoterapica delle malattie a carattere cronico-infiammatorio nell'intestino. Ho continuato a approfondire questo mondo anche nel percorso di studi, fino poi a laurearmi, a abilitarmi e a fare questo lavoro. E gli atleti in questo contesto da dove sono usciti fuori? Con gli atleti mi ci sono ritrovato, non sono usciti fuori. Diciamo, mi sono sempre stato intorno, io sono sempre stato intorno, anzi in mezzo a loro. Come ti dicevo, io ho iniziato il mio percorso con le MMA anni fa. Mi alleno tutti i giorni, ho fatto numerose competizioni di MMA, ma anche di grappling, ho partecipato a gare di lotta libera, BJJ, anche recentemente ne ho fatta una circa un mese fa. Quindi sono sempre stato nell'ambiente. Nell'MMA in particolare sono stato in nazionale italiana dilettantistica, quindi è molto facile che io o conosca chi si allena o fa questo sport, o comunque, se non conosco direttamente loro, conosco indirettamente attraverso la struttura dirigenziale, i coach, i preparatori, anche le figure che gravitano intorno a questo mondo. Bene o male è un po' una nicchia, ci conosciamo tutti. Interessante. Guarda, nel podcast in Peso le parole già si è parlato di atleti da diversi punti di vista, perché sono venuti degli atleti a parlare appunto di anche una tua paziente e anche una dietista. Appunto abbiamo parlato un po' del mondo degli atleti, perché adesso come adesso diciamo che la fetta di popolazione che si infila in una categoria atletica è sicuramente più ampia di prima. Vedi per esempio appunto discipline tra virgolette nuove, passami il termine, dove si può arrivare appunto ad essere un agonista, un atleta vero e proprio, anche se inizi questo sport magari a 16, 18, 20, 22 anni, non mi viene in mente anche il CrossFit. Però per i professionisti ho capito che è diventata una sfida, perché voi avete anche il compito di differenziare e di capire come approcciare diversamente, capendo molto di più di quello che il paziente vi dice e vi chiede, perché ci sta effettivamente l'atleta che lo fa di professione, che ha i match, che ha le scadenze, ma capita anche la persona che vuole a tutti i costi essere ad un livello agonistico atletico, ma magari il contesto dello stile di vita non è proprio quello più adatto. Non so se mi spiego. Cioè, io sono sicuro che ti sono capitate atleti, fior di atleti, ma ti sono capitate anche ragazzi che semplicemente hanno il desiderio di vivere a un certo livello, utilizzare la nutrizione in un certo modo, a volte anche strumentalizzandola, no? Cioè, ti faccio un esempio: se io venissi da te e ti chiedessi voglio fare un programma di alimentazione e di allenamento di quell'atleta, la domanda sarebbe perché? Visto che tu non hai le scadenze, non hai match, non hai i ricavi, passami anche il termine venale avido, no? Perché vuoi vivere come un atleta a 40 anni? Quindi la domanda che ti faccio è proprio questa, cioè come ci si differenzia proprio come approccio professionista-paziente, ma anche come comunicazione a livello umano, spaziando dall'atleta vero alla persona anche sedentaria o la persona che ha una patologia infiammatoria cronica? Come fai a muoverti sempre nella maniera giusta con tutti? Definendo l'obiettivo. Io, se tu vieni a fare una prima visita da me, ci sarà una prima parte di anamnesi in cui io ti chiedo, vabbè, nome, cognome, età, email dove poi ti invio la dieta e l'obiettivo. Alcune persone arrivano con un obiettivo, altre non hanno un obiettivo, sanno che qualcosa nella loro vita non va e vogliono iniziare a cambiarla, ok? Sanno che devono partire da qualche parte. Tu ti svegli e mangi, fai festa con gli amici e mangi,
ti vedi con i parenti e mangi, cioè la nutrizione è sempre presente, quindi anche inconsciamente loro sanno che da qualche parte devono partire. A volte alcuni arrivano con un obiettivo ben preciso, altre volte non ce l'hanno e devi essere tu ad aiutarli a capirlo. Però io li sprono sempre. Poi buona parte della definizione dell'obiettivo è anche capire come è arrivato da te. Un paziente che arriva in forma autonoma al tuo studio è un paziente che nel mio caso sono specializzato in nutrizione sportiva, probabilmente vorrà e sarà motivato o a migliorare la composizione corporea o a migliorare le sue performance atletiche. Un paziente magari inviato, io lavoro all'interno di 2 studi di medicina generale, siamo tra tutte le stanze ci stanno una quindicina di medici specialisti di tutti i tipi, endocrinologi, una ginecologa, fisioterapista, osteopata e così via, neurologi. Un paziente magari inviato da queste figure è un paziente che tu già sai che per quello che ti può dire in realtà ha più un aspetto clinico su cui deve porre l'accento piuttosto che, anche se va in palestra, l'aspetto alimentare. Ti arriva anche gente che comunemente dice: guarda, io non voglio perdere peso, non voglio migliorare la composizione corporea, semplicemente quando vado al lavoro voglio avere un piano alimentare organizzato, sapere che cosa mi devo mangiare. Certo, un'educazione, cioè vogliono apprendere strumenti per essere anche autonomi volendo, quindi fanno un percorso con te e poi sanno orientarsi con il cibo. E invece quali sono le sfide del lavorare con gli atleti? Allora, le sfide, io sono specializzato nella nutrizione sportiva, poi sono specializzato in particolare negli sport a carattere misto, in particolare negli sport da combattimento e ancor più in particolare nella pratica del taglio peso. La pratica del taglio peso, per farla più breve possibile, è una pratica in cui un atleta tende a perdere circa il 10% del suo peso corporeo in 6 giorni che precedono la pesata ufficiale. Si va a pesare e subito dopo ha 24-36 ore per reintegrare il tutto, ok? Chiaramente tu in questa fase ci sono varie metodiche per arrivare al peso stabilito, devi gestire tutti i possibili inconvenienti. Faccio un esempio: fai una dieta chetogenica con basse fibre e si blocca l'intestino all'atleta. Fai un carico d'acqua, quindi lui comincia a espellere più unità di sodio, ma queste non vengono ripristinate perché dobbiamo scendere col peso, rischia l'iponatremia da diluizione. Puoi tradurlo anche. Certo, giustamente. Una delle pratiche per arrivare al peso è fare un carico d'acqua e successivamente staccare quest'acqua. Il nostro corpo viene riempito, a un certo punto viene tra virgolette bucato perché noi continuiamo a espellere con le urine, tuttavia questi liquidi non vengono ripristinati e con loro il contenuto di sali minerali, che viene anzi ridotto drasticamente nella dieta. Se le unità di sodio, che è il principale minerale nel sangue, si abbassano eccessivamente, noi rischiamo tutta una serie di manifestazioni brutte. La più classica sono le convulsioni. Oppure, ultima fase, l'atleta deve perdere gli ultimi chili sudando, entra in una sauna e alza eccessivamente la temperatura corporea. Se voi avete mai superato i 37 gradi e mezzo, sapete benissimo che non è una bella sensazione e che quando si superano i 40 si rischia la morte. Tutto questo per arrivare alla pesata ufficiale, e non è finito lì il lavoro, perché tu poi devi accompagnare l'atleta nella ricarica e devi portarlo in gabbia a esprimersi nella migliore delle sue condizioni. Il suo risultato è il tuo risultato e soprattutto tu vuoi che questo avvenga dopo comunque una fase difficile nel miglior modo possibile. Quindi sfide uniche sono infinite in questo campo. Ti chiedo una cosa, una precisazione che per noi ormai è scontata, e cioè la mia parte nerd che parlerebbe ore delle varie pratiche, le varie strategie, no? Però io so, e lo sai anche tu, che alcune persone quando sentono le varie metodologie di scarico del peso
si interessano molto perché parte subito la mentalità che quindi ci sono degli interventi per la quale io posso dimagrire, sottolineiamo dimagrire che è quello che pensa la persona a casa, in maniera molto rapida. Penso tu sei d'accordo con me, questo tipo di interventi sono interventi quasi al limite della fisiologia, che sono integrati e sono specifici di alcuni ambiti sportivi, però non sono raccomandabili per chi è al di fuori della competizione sportiva. Assolutamente no, ma ci tengo a dire anche un'altra cosa. Questi interventi sono fatti per rientrare nella categoria, ma successivamente alla pesata, nel più breve tempo possibile, recuperare più peso possibile. Quindi in realtà, se il vostro obiettivo deve essere perdere peso, voi non state altro che creando la possibilità di un effetto yo-yo che sicuramente si ritorcerà contro di voi. Tra l'altro, queste metodiche sono mirate non al dimagrimento, sono mirate al perdere peso, perché non c'è un attaccamento della massa grassa, se non in minima parte, c'è semplicemente una perdita di liquidi, di glicogeno, di sali minerali e di contenuto intestinale. Quindi Ma infatti poi no, l'effetto yo-yo proposto da un certo tipo di intervento al di fuori del contesto atletico, correggimi se sbaglio, non sarebbe uno yo-yo pari composizione, cioè non sarebbe togli 3 kg, rimetti 3 kg, perché magari in quei 4 kg persi una marea di acqua, un pochino di grasso e forse anche qualcosa tra la disidratazione del muscolo ci va sotto, ma quando li rimetti buona parte sono anche di grasso. non è tanto quello, è più il discorso che quando noi andiamo a fare pratiche del genere, la prima cosa che perdiamo è glicogeno, che è una forma di glucosio stoccata nei nostri muscoli e nel nostro fegato, e il suo contenuto di acqua, perché ogni grammo di glicogeno lega 3 grammi d'acqua. Sai che cosa succede quando il glicogeno viene completamente esaurito o comunque in buona parte nel corpo? Che a seguito della reintroduzione di determinati alimenti c'è una supercompensazione. Ok? Il famoso carbo load che magari si fa negli atleti di endurance prima di una maratona necessita di una precedente fase di scarico, quindi tu il rischio è che metti ancora più peso di quello che avevi quando sei partito. Il rischio per una persona comune, per un atleta di MMA, chiaramente più entra pesante in gabbia, più i suoi colpi sono potenti e pesanti, quindi come sempre è importante contestualizzare. Un'altra cosa, parlando di sfide sugli atleti e comunque sui pazienti mediamente giovani, noi abbiamo parlato precedentemente al podcast e c'è una cosa che mi ha fatto capire che effettivamente sei una persona, sei un professionista di un certo valore, perché anche tu ti sei trovato d'accordo con me sul fatto che sta crescendo tutta una serie di manifestazioni, di sfumature, anche di disturbo del comportamento alimentare su tutti noi. Quindi che succede? Da che veniamo da anni dove sembrava che il disturbo del comportamento alimentare fosse solo su alcuni tipi di marker del disturbo del comportamento, stiamo vedendo che tra di noi ci sono persone che cominciano ad avere sfumature di ortoressia, soprattutto magari anche delle persone alla quale che frequentiamo più noi. Ti vorrei chiedere se innanzitutto spieghi qual è il significato della parola ortoressia e come riesci a identificare o a spaziare tra queste, appunto, come l'abbiamo definite prima parlando tra di noi, sfumature di disturbo. Allora, buona parte del percorso che un paziente affronta con me è basato tutto sulla personalizzazione. Quindi io cerco di capire chi è la persona, che cosa vuole, che cosa è abituato a fare e rispetto sempre le sue opinioni. Una cosa che penso tutti i miei pazienti, se vedono questo podcast, possono confermare commentando, è che io dico che questo è un percorso che facciamo insieme, io ti accompagno. Io ho notato nel tempo tante mancate accettazioni della propria forma corporea e questo credo sia dovuto al fatto che sempre di più noi aspiriamo
a dei modelli che non esistono. Cioè, quando noi guardiamo una persona su Instagram, ad esempio, che adesso è il social che va di più da questo punto di vista, noi stiamo prendendo un'inquadratura, quindi un punto di vista, nella miglior condizione, con la miglior luce, e soprattutto non sappiamo quella persona come ha fatto ad arrivare a quel punto, e soprattutto non siamo in grado ad occhio nudo di capire se effettivamente quella foto sia stata ritoccata con degli effetti. Noi aspiriamo a dei modelli che sono inesistenti. E questo ci crea dei disturbi, perché chiaramente io ho avuto pazienti che mi sono arrivati con la foto della persona X dicendo io voglio essere così, ma allora, a parte che c'è un limite genetico di ognuno, ma tu non sai quella persona quanto ha lavorato da questo punto di vista, non sai se effettivamente il suo percorso è stato completamente clean, io lo definisco, cioè esente da sostanze farmacologicamente attive, non sai quanto quello scatto, quella forma corporea possa essere mantenibile nel tempo. Ad esempio un bodybuilder che arriva in passerella, mettiamo nel bodybuilding natural, quindi con le migliori opinioni possibili, quella è la condizione fisica di un momento, non della vita, ok? Quindi sicuramente da questo punto di vista... E dico una cosa che potrebbe essere anche una lancia spezzata a favore del bodybuilding: il sacrificio che c'è dietro cioè, ecco, io a volte dico sfiora il disturbo, perché serve veramente tanto 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 sacrificio anche a livello, secondo me, umano e sociale. Cioè, ti condiziona tutta la vita, che è anche il motivo e anche la faccia della medaglia che alcune persone trovano molto appagante, molto d'onore, molto sono un guerriero vero perché sto sacrificando il tutto per quel momento. Ora, potremmo essere d'accordo o non d'accordo, però il messaggio che stai portando tu è proprio quello, cioè non vi rendete conto di quello che accade nella vita personale di quella persona per arrivare a quella giornata. Tra l'altro vorrei sottolineare una cosa: se tu parli con un bodybuilder, lui è una persona che ha scelto di fare quel percorso non per andare in spiaggia di base, ha scelto di fare un percorso agonista, da agonista, la radice di agonista è agonia, perché lui vuole eccellere da quel punto di vista, quindi è disposto a sacrificare parte della sua vita sociale, della sua convivialità, di tante situazioni semplicemente per un fine sportivo. Poi c'è chi definisce il bodybuilding una disciplina estetica e uno sport, però comunque è un fine sportivo, c'è un obiettivo. È chiaro che quando entra in studio una persona che vuole semplicemente avere una condizione migliore per andare in spiaggia, io dico, amico, non sono quelli i modelli a cui devi aspirare, tu devi cercare di trovare uno stile alimentare sostenibile nel tempo, che quindi ti porti a una condizione che tu possa mantenere e non solo esprimere in un singolo momento. E una volta trovata quella alimentazione adatta, semplicemente scegliere quale può essere la tua forma corporea migliore, che passa anche attraverso la sperimentazione e l'accettazione, guardandosi davanti a uno specchio e anche col parere di persone esterne. È un bell'argomento, è un argomento che nei miei episodi torna spesso perché io ci tengo molto, e devo dire che le persone che sto invitando al podcast alla fine arrivano tutti a dargli la stessa importanza ed affrontarla con la giusta sensibilità, ecco. Quindi diciamo che anche con questi ultimi interventi abbiamo capito la tua filosofia e la tua mission come biologo nutrizionista. Tu pensi che c'è bisogno di aggiungere qualche caratteristica, qualche peculiarità per far capire il tuo intento lavorativo e la tua filosofia? Diciamo che io non parlo mai di filosofia, in realtà da questo punto di vista non c'è nulla di filosofico, nel senso, io posso avere una mission che nell'espressione del mio lavoro è la soddisfazione totale del paziente. Poi non ci nascondiamo dietro un dito, io sono un libero professionista, quindi ho un guadagno dalla mia Certo. attività.
Però credo le cose che ti possono interessare in questo lavoro sono sì il guadagno, sì la stima professionale, ma tutti sono secondari alla soddisfazione del paziente. Se tu hai la soddisfazione del paziente, di un paziente che io definirei quasi complice, perché è una persona che comunque ti racconta gli affari suoi, ti ascolta, tu gli dici come e lui fa il resto, tutto ciò che può gravitare poi dalla stima professionale al guadagno arriva di conseguenza se tu sei bravo a soddisfare il paziente. Quindi questa è la parte che più mi interessa ed è per questo che pongo tantissima attenzione sull'obiettivo, a costo di spenderci mezz'ora in anamnesi. Bellissimo, sono molto d'accordo. Tra l'altro, da quando è partito il progetto di questo podcast, faccio una specie di coming out, molte persone che tengono a me, sono vicine a me, mi dicono: ma hai previsto il coaching online? No ragazzi, non so, cioè se qualcuno mi chiede la consulenza la faccio, la vendo perché anche io campo di questo, ma non ho un portale dove tu clicchi e mi chiedono: ma dove ti porta questa roba? E io sono talmente convinto del valore proposto dal confronto continuo con altri professionisti che sono sicuro che prima o poi, come effetto collaterale, spunterà fuori un qualcosa che mi aiuterà anche dalla parte, tra virgolette, dei ricavi. Però, come hai detto te, è un effetto collaterale della soddisfazione personale, che nel tuo caso è la soddisfazione personale anche del paziente. Io la trovo una cosa bellissima, bravo. Ci tengo a dire anche un'altra cosa, questo è una metafora che ho capito praticando le MMA. Io non sempre ho vinto, anzi ho anche perso tante volte, però sono sempre andato avanti. Quando tu cammini ti stai muovendo, anche nella direzione sbagliata, ma ti stai muovendo. Se rimani fermo sei morto. E io quando ho aperto il canale di divulgazione sulla mia pagina Instagram, c'ho anche TikTok e Facebook, però i contenuti sono diciamo maggiormente indirizzati a Instagram, non avevo un obiettivo specifico, io volevo semplicemente creare una vetrina della mia attività per fare in modo che un potenziale paziente potesse vedere chi ero. Con il tempo mi sono accorto che sì, adesso funge anche da vetrina, ma è anche una sorta di diario per me per vedere a che punto ero in un determinato periodo. Ed è fondamentale perché la necessità di creare contenuti mi porta a interessarmi di questioni che mi costringono, lo dico simpaticamente perché io sono costretto con piacere, ad aggiornarmi continuamente. Certo. Quindi l'importante poi, qualsiasi cosa, è farla, appunto. Tu non sai dove ti porta, però sai che stai comunque andando in una direzione che è differente da quella dove sei. Muoversi serve proprio a cambiare la situazione attuale, che è quella che non ci piace. Sono molto d'accordo. E vale lo stesso nella nutrizione. Penso che forse vale in tutti gli ambiti, sai, è proprio un concetto quasi di crescita consapevole in generale dell'essere umano. Ascolta, iniziamo a parlare dei nostri argomenti più nerd. Diete low carb e keto. Allora, innanzitutto faccio una piccola finestra. So che a te ti è piaciuto quando ti ho proposto il podcast la parola effetto wow. Cioè, che succede? Che nelle strategie che vanno di moda c'è anche un processo identificativo delle persone, cioè le persone si fomentano, perché questo è il termine corretto, dell'allenamento, metodo d'allenamento del periodo o del metodo della strategia nutrizionale del momento, proprio perché c'è un effetto wow nel fare un qualcosa che non è programma proposto dal dottor Ansà, ma io faccio quello, faccio l'Ansa Diet, faccio lo Zero Program, cioè è un brand sulla quale io mi rendo conto che wow, sto facendo una cosa particolare perché ci sono strategie, alimenti e condizioni e criteri particolari. E oltretutto nel tema del low carb e keto, ma soprattutto keto, vedo, perché poi vi vedo anche confrontarvi tra di voi su YouTube, i podcast, anche articoli, che gli schieramenti sono forti, cioè ci sono delle persone che hanno scoperto una strategia particolare e non parlano di altro. Tu hai parlato di digiuno intermittente, poi ne parlerai nel podcast, di low carb, di scarico e ricarico, di tutta una serie di cose che secondo me
aumentano il tuo valore, perché vuol dire che non sei brandizzato da una cosa, cioè tu non sei il nutrizionista che fa la keto sempre e comunque. Conosci i vari metodi e sai come contestualizzarli. E ti chiedo prima di tutto di spiegare un attimo agli spettatori appunto in cosa consiste una strategia keto e quando la utilizzi e come. Ok, prima di tutto però ci tengo a fare un appunto. L'effetto wow che cos'è? Noi perché cerchiamo le scorciatoie nella vita? Perché spesso vogliamo la soluzione più semplice. Questo lo fa anche il nostro cervello. Pensare che ci sia un alimento miracoloso, assunto a una determinata ora, che ci dia quel risultato che da una vita ricerchiamo senza aver mai fatto nulla per ottenerlo, è più semplice di accettare, di comprendere, di assimilare, di impegnarsi per fare in modo che quel risultato venga ottenuto nell'unico modo sostenibile, attraverso una dieta bilanciata, che venga mantenuta nel tempo, impegnando energie, attenzione e soprattutto interesse nel raggiungimento di quella forma che tanto speravamo. Questo avviene anche nella nutrizione, come ti dicevo, con gli alimenti e lo vediamo anche nelle diete keto. La dieta chetogenica è, tanto per cominciare, per definizione una dieta in cui vengono assunte quantità di carboidrati solitamente comprese tra 30 e 50 grammi massimo giornalieri. In alcuni soggetti, a seconda del loro peso corporeo e della loro struttura, si può arrivare anche a quantità più alte fino anche 100 grammi. Però qual è l'obiettivo di questi quantitativi così bassi di carboidrati? È semplicemente di indurre uno stato fisiologico detto chetosi. Il nostro corpo ha tutta una serie di tessuti dipendenti dal glucosio. Se noi questo glucosio non lo introduciamo, inizia a produrre un carburante alternativo, che sono i corpi chetonici. I corpi chetonici, tra le loro varie azioni, hanno quello di sopprimere la fame e soprattutto di ridurre un po' l'interesse nell'alimentazione in generale. Ok? La dieta chetogenica, per chi è indirizzata principalmente, quando è che io vado a proporre una dieta chetogenica? In soggetti che si devono preparare un intervento di chirurgia bariatrica, quindi hanno bisogno di perdere tanto peso in poco tempo, in soggetti super obesi, molto sedentari, che quindi i carboidrati sono molto utili, ci tengo a sottolineare, molto utili per il nostro corpo perché sono energia a basso costo, però non sono essenziali. Quindi se sei un soggetto altamente sedentario posso valutare per determinate condizioni fisiologiche di levare questi carboidrati. Oppure viene proposta magari a individui che hanno bisogno di una sorta di calma insulinica per gestire le malattie infiammatorie. Però ecco, ci tengo a dire che c'è sempre una condizione patologica di base. Oppure in individui che a seguito di... ci sono persone che rispondono male all'utilizzo dei carboidrati, ok? Persone che con altre strategie non sono state in grado di perdere peso, si utilizza la dieta chetogenica. Però è chiaro che il paziente deve aver sperimentato percorsi prima, perché questo comunque va a minare completamente la tua convivialità. Non puoi fare sgarri, soprattutto alcolici. Io ho tanta gente che mi chiede la dieta chetogenica, rimane allibita quando gli dico che non può prendere lo spritz. Però qual è l'effetto sulla perdita di peso? Perché è una dieta ipocalorica che tu sei obbligato a seguire, ok? Sì, diciamo che appunto io penso che al giorno d'oggi una cosa importantissima è capire anche l'approccio, cioè quanto impatta a livello di sostenibilità, anche di convivialità, anche proprio come impatto psicosociale nella vita di quella persona. E tra l'altro mi fa piacere che hai citato tutte condizioni abbastanza particolari, quando è una cosa che sta andando di moda anche nel soggetto che magari si sente quei 5-6 kg sopra e vuole fare la cosa rapida, mentre hai detto delle condizioni particolari. E io avevo letto anche che è molto efficace in alcuni contesti di disturbi neurologici. Sì, è molto... cioè in realtà la dieta chetogenica è una delle diete più conosciute e più efficaci per alcuni contesti.
perché noi abbiamo tantissima letteratura proveniente dal campo clinico negli anni. Viene utilizzata nei disturbi dell'epilessia, nel trattamento di malattie, trattamento non cura, trattamento di malattie come l'Alzheimer, il Parkinson e così via. Però ci tengo a dire una cosa, a tutte le persone che seguono una dieta chetogenica in forma cronica per tutta la vita sono costrette da condizioni patologiche, perché se potessero, vi assicuro che i carboidrati li mangerebbero. Ma tra l'altro sono certo che tu sei d'accordo con questo, e chi si occupa di nutrizione sportiva ha un particolare tono polemico verso la dieta chetogenica, perché io, di quelli con cui ho parlato finora, adesso magari tu mi smentisci, però in ambito di nutrizione sportiva è fantascienza la riduzione dei carboidrati. Il carboidrato, se tu sei uno sportivo, è il tuo nutriente principale, è il tuo combustibile a basso dispendio energetico. Tu considera solo che noi investiamo per scomporre gli alimenti un 10% delle calorie giornaliere. E digerire dei carboidrati è più semplice, più rapido e più assorbibile rispetto a digerire dei grassi. E più gustoso anche. Ti chiedo a questo punto se riesci a dire con chiarezza chi dovrebbe evitare a tutti i costi la dieta chetogenica. Secondo me questa deve essere evitata da soggetti che non hanno una condizione patologica o infiammatoria cronica per cui si rende necessaria. Deve essere evitata da soggetti che vogliono semplicemente perdere peso, perché questo si può ottenere in maniera molto più sostenibile con dei semplici percorsi ipocalorici. Deve essere evitata dagli sportivi che praticano sport ad alta intensità e soprattutto a soggetti con, questo parlo proprio di linee guida al di fuori del mio parere personale, da soggetti che hanno insufficienza renale cronica, perché quella parte rimossa di carboidrati viene sostituita da proteine che loro non sono in grado di smaltire tutti i metaboliti, soggetti che hanno avuto un infarto negli ultimi 6 mesi, donne in gravidanza e in allattamento, perché rendono il nascituro carente di tutta una serie di nutrienti fondamentali, e soprattutto soggetti con disturbo del comportamento alimentare. Ripeto, la chetogenica è uno stile alimentare fenomenale se adeguatamente contestualizzato e se c'è una condizione alla base che lo richiede, ma se tu hai un'alterata percezione dell'alimentazione, andare a identificare il tuo nemico, quello che non ti fa raggiungere la forma corporea che vorresti, il risultato che vorresti, in un macronutriente che in un'alimentazione normale occupa il 50% delle nostre calorie giornaliere, non è la maniera più sostenibile, più educata e più salutare possibile, che è poi quella che io dovrei proporre. Io penso, non mi vergogno di dirlo, che ci sono molte persone che si sono avvicinate alla chetogenica o tramite la chetogenica sono diventate letteralmente carbofobiche. E questo infatti è uno dei motivi che mi spinge sempre a parlarne volentieri, perché non è da escludere, ma i criteri di inclusione alimentari, clinici, sociali, eccetera, non sono proprio semplici, cioè sono dei criteri molto particolari. E invece, cambiamo argomento. Integratori alimentari, un altro campo dove anche lì alcune volte c'è un aspetto religioso, molto spesso nel no, come ti è capitato a te. No, integratori alimentari mai e poi mai non servono a nulla, si può ottenere tutto con il cibo. Parliamone. Io sono per la corrente sì, ma. Allora, dobbiamo distinguere intanto che cos'è un integratore. È una sostanza, una molecola contenuta all'interno degli alimenti che noi andiamo a estrarre con determinati metodi e ne aumentiamo la quantità nella nostra alimentazione perché abbiamo o una carenza che deve essere accertata oppure un'aumentata richiesta. Da qui possiamo distinguere integratori per la performance sportiva e integratori per il benessere, o che io tendo a definire caso specifico, perché possono servire alla persona in questione.
Ci tengo a dire una cosa prima di tutto. In campo sportivo, Eric Helms, un noto preparatore atletico di powerlifting americano, ha elaborato una piramide con le priorità per la nutrizione e per l'allenamento. Per l'espressione della performance, l'obiettivo è sempre quello. Ma credo che questa piramide possa essere anche un po' riportata nella vita di tutti i giorni. Allora, alla base della piramide c'è il sonno, lo stile di vita e l'allenamento che noi facciamo. Quindi sono proprio i pilastri fondamentali. Superiormente troviamo il quantitativo di calorie assunte rispetto a quelle che vengono utilizzate, la ripartizione di macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, il quantitativo e la qualità dei micronutrienti, quindi vitamine e minerali, superiormente il timing dei nutrienti. Noi sappiamo che se mangiamo dopo l'allenamento abbiamo una risposta anabolica differente dal mangiare magari lontano dall'allenamento. Gli integratori rappresentano la punta se tutto si è fatto a monte prima. Anche quando è capitato a me, io ti dicevo, ho avuto una divergenza di vedute col mio primo nutrizionista, perché avendo fatto tutto a monte sentivo la necessità, quantomeno a tempo perso, di provare l'integrazione. Adesso non mi ricordo, forse era di creatina, non mi ricordo di che cosa, e lui non era d'accordo. Però avevamo fatto tutta la parte a monte prima. Io non ho chiesto queste cose, diciamo, in prima vista. Se voi non avete un'alimentazione equilibrata, non avete uno stile di vita sano, non avete tutta una serie di cose che sono necessarie, l'integrazione non vi serve a niente. Comunque noi possiamo distinguere, secondo me, due classi di integratori fondamentali: integratori per la performance e integratori per il benessere, o caso specifico mi piace chiamarli. Integratori per la performance sportiva, letteratura scientifica alla mano, sono principalmente 5: la creatina, la caffeina, la beta-alanina, i precursori dell'ossido nitrico e il bicarbonato di sodio. La creatina che cos'è? In sostanza noi ogni volta che facciamo uno sforzo utilizziamo dell'ATP. L'ATP ha una capacità di rigenerarsi grazie alla creatina. Maggiore è il quantitativo di creatina nei muscoli, maggiore è la velocità e la capacità dell'ATP di rigenerarsi. Perché questo avvenga, la creatina deve essere assunta in forma cronica tutti i giorni. Attenzione ai potenziali effetti collaterali. Nulla di grave, però se fate uno sport con una categoria di peso specifica, la creatina vi fa accumulare acqua, vi fa attendere peso, che per carità è acqua indirizzata all'interno dell'ambiente intracellulare, quindi non è ritenzione idrica. Lo dico per tutte le ragazze che ci ascoltano: la creatina non fa avvenire la ritenzione idrica, anzi casomai la migliora, però vi può far salire di peso, ok? Proprio per aumentare il contenuto nei muscoli. La caffeina è... Ti posso chiedere una cosa? So che ultimamente però, ma negli ultimi anni, sono stati avvalorati anche benefici al di fuori della performance sportiva della creatina, addirittura anche su funzioni cognitive. Allora, la creatina, noi abbiamo, è l'integratore più studiato e più antico, diciamo, presente sul mercato, perché tutta la ricerca scientifica a sostegno, un integratore come un alimento, qualsiasi cosa senza ricerca scientifica non vale nulla. Tutta la ricerca scientifica arriva dal campo clinico. La creatina è presente all'interno del nostro cervello. Tutti gli individui che hanno malattie neurodegenerative hanno bassi livelli di creatina nel cervello. Faccio un appunto importante: la creatina spegne l'infiammazione del cervello, che è quella che poi ti può portare allo sviluppo di malattie neurodegenerative. Quindi è un integratore che ha una funzione letteralmente multiuso. Chiaramente viene utilizzato maggiormente in campo sportivo, perché Però lì se ne vede più un'efficacia diretta. diciamo che nei prossimi episodi potremmo forse classificarlo in entrambe le categorie, no? Sì, sì. Che dici? Con l'andare avanti dei nuovi papers, di nuove pubblicazioni che avvalorano anche questi aspetti, è interessante. Guarda, in quasi tutte, in buona parte dei trattamenti dietoterapici che si trovano su PubMed,
la creatina nelle malattie degenerative è sempre presente, o comunque quasi sempre presente, la sua supplementazione in soggetti che chiaramente non abbiano problematiche renali, perché allora in quel caso il carico sui reni aumenta eccessivamente e invece va tenuto basso. Un soggetto anziano può avere problematiche renali insieme a malattie neurodegenerative. Prima che passi a parlare della caffeina, si è sempre consigliata la somministrazione di creatina anche con alimenti, anche con un macronutriente in grado anche da stimolare il trasporto di membrana, il GLUT4. Ora non voglio parlare troppo nel tecnico, ma dici, serve questo carboidrato per far entrare la creatina? Allora, non è strettamente necessario, ma aiuta tantissimo l'assimilazione, perché perché si consiglia di assumere ad esempio un pasto completo? Perché attraverso il trasporto dei GLUT, che sono una corsia preferenziale del carboidrato all'interno della cellula, entrano in cotrasporto tante altre sostanze, fra cui la creatina, gli aminoacidi, ed è per questo che si consiglia sempre di fare un pasto completo. La creatina è sempre meglio assumerla all'interno di un pasto glucidico o comunque con una stimolazione insulinica. Mi ricordo il succo d'uva. Succo d'uva, sì, con le maltodestrine, ma insomma, io la prendo a colazione. Però ecco, conta il fatto di avere materiale glucidico insieme. Il materiale glucidico è il cotrasportatore di tutto, quindi sì, migliora proprio l'entrata nella cellula di qualsiasi sostanza. Grazie. Caffeina. Allora, la caffeina è una sostanza energizzante, agisce sul nostro sistema cognitivo e potenzia l'espressione e la forza proprio perché è direttamente collegata al sistema cognitivo. Non lo dico io, lo dice la ricerca scientifica nel powerlifting, nel power building, ma anche per magari per gli sport di cui sono più competente c'è molta ricerca scientifica nella pratica del Brazilian Jiu-Jitsu. La caffeina va assunta in una dose adeguata, può essere diciamo compresa fra i 3 e i 6 mg per chilo di peso corporeo, ok? Quindi per noi più o meno saremmo intorno ai 200 mg. Di solito infatti le pasticche di caffeina come integratore vengono vendute in quella quantità. Lato oscuro della caffeina. La caffeina non causa diarrea, non causa sintomi gastrointestinali, però un'eccessiva attivazione del cervello può, attraverso l'asse intestino-cervello, ripercuotersi e aumentare l'espressione di sintomi gastrointestinali. Altro lato negativo è che la caffeina dà assuefazione, quindi va assunta per 4-5 settimane, staccata completamente per poi essere riassunta gradualmente. Voi se prendete il caffè tutte le mattine, quel caffè non vi fa più effetto e ne dovete sempre assumere quantità maggiori. Capisco. Un altro integratore molto valido è la beta-alanina. Ho una domanda anche sulla caffeina. Possibile disidratazione? Non è stata dimostrata, nel senso, proprio per lo stesso concetto dell'iperattivazione si è visto come viene attivato anche tutto il sistema di espulsione dei liquidi corporei, quindi le urine, però nei fatti non c'è una diretta attività della caffeina nella diuresi. Ok. Non c'è correlazione, cioè non hanno visto effetti. Almeno per le ultime ricerche scientifiche che ho letto, no. Poi se cambieranno idea registreremo un nuovo podcast. Allora guarda, sulla creatina sono informato e ho letto. Sulla caffeina questa cosa che ti ho detto è più per luogo comune, cioè si è detto però in relazione al caffè bevuto che a un certo dosaggio può promuovere disidratazione. Quindi per questo te lo chiedevo, non ho visto se ci sono pubblicazioni a riguardo. No, considera, spesso è molto a sensazione, ma perché? Perché noi quando stiamo bevendo caffè stiamo comunque ingerendo dei liquidi, quindi è normale avere uno stimolo poi nell'espulsione di liquidi. Terzo integratore? Beta-alanina. La beta-alanina agisce aumentando le scorte di carnosina nei muscoli. La carnosina rimuove più velocemente il lattato accumulato,
quando voi fate uno sforzo e cominciate a sentire quel senso di bruciore, le braccia pesanti, è perché il lattato si sta accumulando. Maggiore è il contenuto di carnosina, maggiore è la velocità con cui questo viene smaltito. Chiaro è che noi non possiamo assumere direttamente la carnosina perché viene degradata eccessivamente con la digestione e quindi passiamo per la beta-alanina. 3-6 grammi giornalieri possono essere validi nel cronico. Importante, effetto collaterale, nulla di grave, però dà una sorta di effetto di parestesia, prurito, bruciore, orecchie, braccia, non è una sensazione piacevole, quindi si consiglia molto di frammentare la dose giornaliera. Poi chiaramente la tolleranza aumenta con il passare del tempo. Un altro integratore molto valido sono i precursori dell'ossido nitrico. Scusa, io c'ho sempre perché mi interessa, sì. E poi c'è sempre la domanda, perché immagino che poi le persone a casa è una domanda che potrebbero fare o un'informazione che potrebbero non capire. La beta-alanina dà un apporto positivo agendo sul lattato proprio perché eccessivi contenuti, come vuoi dire, eccessive secrezioni di lattato non sono proprio positive. Cioè anche quello, ti ricordi, una volta andava molto più di moda misurare il lattato ematico sul lobo delle orecchie, no? Mm-hmm. Perché? Perché non è che più ti sforzi e più senti bruciore meglio è. Ora per noi è banale e lo sappiamo, però ci stanno delle persone a casa che ancora pensano che più mi alleno, più sento dolore, più ho il DOMS anche i giorni dopo e meglio mi sono allenato, quando non è così. No. A fare la differenza dell'allenamento, ora fuoriesco dal mio ambito, però parlo per quello che mi è rimasto del percorso di scienze motorie, è la programmazione. La programmazione, che poi è la stessa cosa che succede nella nutrizione, ti permette di raggiungere risultati perché lavora dove sei carente. Non è l'allenamento a sfinimento, anzi gli atleti professionisti è proprio quello che evitano. Uh-huh. Sì, ma poi si è sempre detto, il recupero è allenamento e poi anche a livello fisiologico, no? Tutte le magie accadono principalmente nelle ore di recupero, non nelle ore di danno e produzione di scorie, acidi organici, eccetera. Grazie, volevo solo aggiungere questo, che nel 2024 non è ancora scontato. No, assolutamente no, assolutamente non è scontato, però insomma non ci stanchiamo di ribadirlo. Un altro integratore che è valido sono i precursori dell'ossido nitrico, quindi la citrullina oppure il succo di barbabietola, perché contiene molti nitrati, che viene venduto sotto forma integratore come shot. I precursori dell'ossido nitrico aumentano l'afflusso di sangue ai muscoli, alla pelle, insomma a tutti i distretti in cui questo è necessario. Infatti i precursori dell'ossido nitrico, se voi li andate a comprare al negozio di integratori, non sono venduti tanto a un pubblico di sportivi quanto a individui che vogliono aumentare le prestazioni sessuali. Certo. Perché migliorano l'afflusso di sangue anche in tutte le zone erogene da questo punto di vista. Chiaramente un miglior afflusso di sangue nei vari tessuti come i muscoli migliora l'espressione delle proprie capacità durante l'allenamento. Non ci sono effetti collaterali, diciamo, sui precursori dell'ossido nitrico, però una cosa va detta. A differenza magari degli integratori di cui abbiamo parlato prima, che vanno presi più o meno nel cronico, a parte la caffeina in acuto, i precursori dell'ossido nitrico, almeno per quella che è la mia esperienza, sono più utili nell'acuto, quindi magari un 30 minuti prima dell'allenamento, un'ora prima dell'allenamento. Ci sono articoli o comunque c'è qualcuno che ha sperimentato eventuale effetto sinergico con l'arginina? Visto che parliamo comunque di circolazione. Personalmente ho letto qualcosa, però era poca roba, quindi non mi sento troppo di esprimermi se non conosco troppo bene riguardo. Comunque sì, ho visto un interesse crescente nei precursori dell'ossido nitrico. Diciamo che è l'integratore che ultimamente stanno studiando un pochino di più, perché la creatina perché è interessante? Perché la puoi utilizzare in tanti ambiti, ok? Lo stesso vale per l'ossido nitrico. Ti dicevo che viene venduto spesso e volentieri a un pubblico differente dagli sportivi
e per questo viene consigliato spesso. Un altro integratore può essere il bicarbonato di sodio, molto supportato dalla ricerca scientifica. In sostanza, che cosa fa? Quando noi facciamo uno sforzo, il nostro ambiente intramuscolare comincia a diventare acido. Il bicarbonato di sodio riduce l'acidità di questo ambiente, riducendo i tempi di insorgenza della fatica. Io personalmente non lo utilizzo come integratore e non lo consiglio ai miei atleti, nonostante sia molto sponsorizzata dalla ricerca scientifica e nonostante il basso costo, ma esclusivamente per un discorso, perché tanti li ho visti avere disturbi gastrointestinali con l'utilizzo del bicarbonato di sodio. Soprattutto il bicarbonato di sodio, buona parte della ricerca scientifica, è utilizzato negli sport di endurance, e negli sport di endurance una delle prime cose che tu devi evitare è proprio la manifestazione di sintomi gastrointestinali. In una corsa di ore e ore può essere un problema, quindi... Ti chiedo una cosa, visto che alcune persone che si interessano e si affacciano allo sport lo fanno anche per esempio per ipertrofia, la classica attività da palestra, crescita muscolare, eccetera, no? Che è uno stimolo e che tu sai essere conseguente comunque a un processo infiammatorio. In quel caso, il bicarbonato di sodio è un amico o un nemico? Allora, il discorso è questo. L'infiammazione è una conseguenza dell'allenamento fondamentale, perché a seguito dell'infiammazione avviene un adattamento del nostro corpo. I processi infiammatori vengono spenti, il nostro corpo si adatta. Se noi inseriamo degli antiossidanti o qualsiasi cosa possa spegnere quell'adattamento cellulare, noi stiamo andando a inefficiare il nostro allenamento. Un tempo c'era la considerazione che la vitamina C, il più conosciuto degli antiossidanti, si dovesse prendere dopo l'allenamento per ridurre quello che poteva essere il rischio di abbassamento delle difese immunitarie conseguente all'allenamento, abbassamento delle difese immunitarie per l'alta produzione di radicali liberi. Ma in realtà noi quella produzione la vogliamo, perché è quella che ci permette di adattarci, ok? Io consiglio sempre antiossidanti lontano almeno 4 ore prima e dopo l'allenamento. Quindi è un po' particolare come utilizzo il bicarbonato di sodio, cioè nel senso nell'endurance, che poi abbiamo visto che c'è comunque il downside, che un problema gastrointestinale in un'attività di fondo o comunque di durata non è il massimo, però anche per esempio in quelle discipline sportive più comuni tra la popolazione, che per esempio attività di palestra, weightlifting, crossfit, anche calisthenics, cioè tutte persone che si interfacciano a attività sportive anche per migliorare la composizione e la crescita muscolare, magari sentono dire il bicarbonato di sodio è utile a ridurre il senso di fatica, però da un altro punto di vista appunto funziona da antiossidante. Ma guarda, il discorso è sempre questo. È anche per questo motivo che non è poi propriamente univoco tutto quello che leggiamo, che magari preferisco non inserirlo, capito? No, È proprio per questo. sinceramente non ho capito. Nel senso, noi non abbiamo certezza se ci sia un maggiore effetto sulla performance dovuto all'utilizzo del bicarbonato di sodio, oppure se intorno all'allenamento questo può spegnere degli adattamenti cellulari, e quindi preferisco proprio per l'incertezza non utilizzarlo. Però sappiamo che è efficace nel ridurre l'acidità dell'ambiente intramuscolare e quindi rallenta l'insorgenza della fatica, questo sì. E ti posso chiedere perché non sono presenti i classici elettroliti magnesio e potassio? No, elettroliti magnesio e potassio sono presenti, ma sono presenti nel caso specifico. Nel senso, io ho parlato di integratori che migliorano l'espressione e la performance. Noi quando sudiamo, se sudiamo, perdiamo prima di tutto sodio e poi a catena magnesio e potassio. C'è da dire però che questi non hanno un effetto diretto sull'espressione della performance, ok? Ed è per questo che non li inserisco direttamente tra gli integratori che hanno effetto diretto sull'espressione della performance. Caso specifico però, atleta che si allena in condizioni di alte temperature, atleta di endurance,
atleta che sta tanto tempo senza bere, che ha difficoltà magari a reintegrare con l'alimentazione, il magnesio ad esempio è abbastanza carente l'alimentazione, allora in quel caso sì, integrazione di magnesio e potassio, ma è un caso specifico, non è dovuto alla performance. Grazie. Integratori per il benessere sono differenti, ne affrontiamo alcuni perché potremmo se no parlare per ore, e rientrano sempre in quelli caso specifico. Mi spiego meglio. Noi possiamo avere integratori di vitamina C, è un potentissimo antiossidante, riduce la presenza di radicali liberi nelle nostre cellule, però andiamo più nello specifico, cioè tu hai tutta questa produzione di radicali liberi perché il nostro corpo ha dei sistemi nel fegato e dei reni per metabolizzare queste sostanze di scarto. Anche questo, ti ho visto, ti seguo nei contenuti, ancora dobbiamo spiegare alle persone che il detox è marketing, come vuoi dire? È marketing, però io alcune tisane le ho assaggiate, sono buone. Dal punto di vista di gusto sono buone, infatti dico sempre prendetele per il gusto, però se l'obiettivo è la funzione fisiologica, ci stanno le tisane che possono essere magari utili sul fegato come il cardiomariano e così via, ma non sono propriamente quelle che trovi al supermercato con scritto detox, ecco. Sì, a me, cioè, cardomariano, certo, è stato anche validato in più. Se no possiamo avere, ecco, un integratore utile per la salute generale, sono integratori di omega 3 che poi possono essere utilizzati anche nel contesto sportivo. Noi dividiamo gli acidi grassi tra essenziali e non essenziali. Gli essenziali sono quelli che noi non siamo in grado di produrre e sono presenti ad esempio nel pesce. La dieta, noi qui siamo a Roma, degli individui romani non è così piena di pesce, sia perché magari è più costoso da acquistare, sia perché è più scomodo da cucinare, per svariati motivi. Assumere integratori di omega 3 può avere effetto nella riduzione della neuroinfiammazione, anche questi infatti sono spesso utilizzati nel trattamento di malattie neurologiche. Possono essere utili perché il quantitativo che noi assumiamo con l'alimentazione spesso è molto basso. E che cosa fanno questi acidi grassi? Perché sono essenziali? Perché compongono la membrana delle nostre cellule. Fino ad ora la base di tutti gli integratori, l'alimentazione, dove avvengono tutti i processi energetici? Nella cellula. Se noi questa struttura non la teniamo in un'adeguata condizione, non possiamo poi aspettarci di avere dei risultati sulla salute. Vitamina D, la vitamina D ecco, è una delle vitamine che consiglio letteralmente a tutti durante i mesi invernali perché non siamo esposti al sole. Noi nasciamo per essere esposti, ma adesso siamo in una stanza, è chiuso, io qui non vedo luce solare, le nostre abitudini ci portano ad averne di meno, e soprattutto nelle stagioni invernali è più difficile l'esposizione al sole per vari motivi. Assumere 2000-4000 unità magari per gli atleti di vitamina D nei periodi invernali può essere utile. Esistono anche integratori utili, possono essere potenti infiammatori come la curcumina, che deve essere però in alte concentrazioni, probiotici. Adesso la ricerca scientifica si sta molto indirizzando nell'utilizzo di questi microorganismi capaci di popolare il nostro tratto intestinale, aumentare la diversità al suo interno e favorire tutta una serie di processi benefici, tra cui il primo, la produzione di sostanze antinfiammatorie. Altrimenti si possono assumere anche glutatone sempre a carattere antinfiammatorio, vitamine del gruppo B in soggetti che seguono la chetogenica perché magari non le assumono dagli alimenti. Per chi ha alti livelli di cortisolo la sera, il cortisolo è l'ormone dello stress e ha difficoltà ad addormentarsi, si può utilizzare del magnesio. Qui si potrebbe aprire una trattazione di un'ora perché quando si prende il magnesio, perché tutti gli integratori di magnesio e potassio sono scarsi in magnesio? Perché il magnesio è effetto lassativo. Spesso trovare la forma più assorbibile del paziente può essere difficile. Oppure in chi ha difficoltà nell'addormentamento l'utilizzo di melatonina.
Una cosa che ti voglio chiedere, perché anche su questi ho visto interesse crescente e validazioni sempre più consistenti, sono gli aminoacidi essenziali, che non hai citato. Sì, no, possono essere utili, parliamo sempre di un caso specifico. Gli amminoacidi, allora noi una proteina è composta di mattoncini e sono gli amminoacidi. Alcuni di questi amminoacidi noi siamo in grado di produrli o comunque sono molto facili da reperire nell'alimentazione. Altri, essenziali, sono presenti nelle proteine dette nobili, che sono quelle della carne, del pesce, insomma tutti animali e derivati animali. Perché? Perché la nostra struttura corporea assomiglia più a quella di un animale che di una pianta. Gli aminoacidi essenziali, per esempio, nei soggetti che seguono una dieta vegana possono essere utili. Possono essere utili in chi segue, in chi pratica sport di endurance, ha bisogno di ridurre l'attività catabolica conseguente al continuo sforzo fisico, ma non può durante la pratica sportiva assumere alimenti che vadano a distrarre il sangue, magari piuttosto che dai distretti muscolari al sistema digerente. Possono essere, io li utilizzo spesso negli anziani. Quando faccio la bioimpedenziometria, analisi della composizione corporea, molti anziani, quelli classici cresciuti a latte e biscotti, però le 2 uova al giorno no, sono tendenzialmente carenti di massa muscolare. È molto difficile, se non impossibile, metterne di nuova, però conservare quella che sia è già un ottimo punto di partenza. Quindi ecco, nella loro alimentazione tendo a inserire degli amminoacidi essenziali anche in quel caso. Mi stanno venendo tante idee per i prossimi episodi, spero che tornerai, Io sono disponibile sempre. perché ci sono sì diverse cose interessanti da approfondire. Andiamo avanti. Digiuno intermittente. Innanzitutto, se ci spieghi quali sono le metodologie più utilizzate, quali possono essere i benefici per la salute e per la performance atletica, rischi e soprattutto se anche questo, e io penso di sì, come la chetogenica, tra i criteri di inclusione per appunto rendere un paziente eligibile al digiuno intermittente, dobbiamo parlare anche e valutare bene la parte di convivialità e quindi la parte sociale, perché si parla di digiuno intermittente in diverse fasce orarie e io immagino che quella che sia più in voga tra le persone comuni è quella dove saltano a colazione. Che cos'è e come funziona? Allora, il digiuno intermittente, tanto per cominciare, più che essere uno stile alimentare, è un modo di alimentarsi, perché alla fine noi stiamo seguendo una classica dieta ipocalorica o normocalorica, infatti da qui abbiamo il digiuno intermittente a calorie ristrette e quello che avviene invece in normocalorica. È un modo di alimentarsi, sostanzialmente divide la giornata in 2 periodi, una finestra di alimentazione e una finestra di digiuno. La teoria alla base del digiuno intermittente, indipendentemente da quale sia il tipo che ci viene proposto, è che nel tempo in cui noi non ci stiamo alimentando, le energie, il sangue indirizzato alla digestione può essere indirizzato alla detossificazione, all'autofagia, a processi che vadano a eliminare tutta una serie di metaboliti nel nostro organismo. Questo da un punto di vista della salute. La teoria alla base del dimagrimento invece è che, essendoci una calma insulinica, perché il soggetto non assume carboidrati, non assume alimenti, comunque tutti gli alimenti, seppur in minima parte, stimolano l'insulina, essendoci una calma insulinica, non è inibita, come avviene dall'insulina, la lipolisi, cioè l'utilizzo di grassi a scopo energetico. Ora, per quanto riguarda il contesto salutistico, noi abbiamo della ricerca scientifica che ci dimostra dell'efficacia da questo punto di vista. Però bisogna anche tenere conto di una cosa, che tutta ricerca scientifica che dimostra l'efficacia da questo punto di vista è stata fatta su un digiuno intermittente tipo ipocalorico.
È ovvio che se una persona perde peso, migliora la sua composizione corporea, mangia in maniera più equilibrata, è ovvio che avrà una riduzione di tutti i parametri infiammatori, ok? E soprattutto si è visto che poi non basta però, come molti fanno, fare il digiuno intermittente una volta a settimana per avere questi miracolosi effetti detossificanti, bisogna protrarlo per un certo periodo. Domanda: come facciamo a essere sicuri che in quelle ore di digiuno il combustibile scelto dall'organismo siano i grassi e non sia glicogeno muscolare? O comunque catabolismo per lo stress magari che viviamo nella giornata? Ma questo dipende sempre dalla giornata e infatti per questo poi rientriamo sul perché questo stile alimentare si può proporre ad alcune persone e ad altre no. Certo è che se noi poi, finito il periodo di digiuno, comunque andiamo a mangiare in maniera bilanciata, assumiamo un adeguato apporto proteico in quelle, facciamo conto, 8 ore di alimentazione, e abbiamo tutti i nutrienti necessari, il nostro corpo è difficile che vada in catabolismo, ok? Poi di digiuni ne esistono di vari tipi. Esiste il digiuno 16-8 che alterna 16 ore di digiuno a 8 ore di alimentazione, esiste il 14-10, esiste il 4-20 in cui tu hai 4 ore per alimentarti e basta, esiste addirittura il 5-2, 5 giorni ti alimenti, 2 giorni non mangi nulla. Insomma, esistono vari tipi di questo, però noi sappiamo che se l'obiettivo di questa strategia è detossificare l'organismo, dobbiamo farlo per un periodo di tempo protratto e comunque questo può essere ottenuto già con una dieta ipocalorica. Poi certo bisogna sempre vedere il punto di partenza dell'individuo. Ma poi soprattutto tutta questa necessità di smaltire metaboliti, radicali liberi, ma c'è veramente? Cioè, come lo facciamo noi a saperlo in un individuo che si presenta in prima vista se non ha delle analisi del sangue, diciamo, importanti da vedere? Allora, io penso una cosa, che è molto più semplice saltare un pasto piuttosto che farlo bilanciato. Io conosco delle persone che fanno una modalità di digiuno intermittente che è assolutamente insufficiente per promuovere autofagia e detossificazione eccetera, ma in quel modo sono in un regime ipocalorico e quindi il digiuno intermittente funziona, e funziona perché ti leva dall'impasse di affrontare un pasto sostenibile, equilibrato, cioè detto sostenibile ma volevo dire equilibrato, cioè è più facile saltarlo piuttosto che cucinare in un certo modo, assemblare e tra virgolette mangiare anche, se vuoi, con misura per alcune persone, no? È più semplice saltare. E io questa cosa la trovo psicologicamente simile a quegli atleti o quelli sportivi che non riescono a fare una sessione di mobilità e recupero. Cioè, se vado in palestra devo spingere. Ma perché non riesci a usare un'ora del tuo tempo per fare mobilità, abilità, un po' di allungamento e magari tecniche respiratorie? No, a sto punto sto a casa. È secondo me un aspetto molto psicologico. Sì, poi ti dicevo, viene utilizzato anche per altre motivazioni, può essere utilizzato, c'è chi lo utilizza appunto perché crede di avere un maggiorato effetto sul dimagrimento, proprio per quel discorso dell'insulina e della lipolisi, però anche qui cos'è che fa la differenza? La riduzione. La riduzione delle calorie. Un deficit, diciamo un punto negativo nelle entrate energetiche rispetto alle uscite. C'è chi lo utilizza per la performance sportiva. Allora, qui è un po' una zona particolare, nel senso il digiuno intermittente non ha efficacia nell'espressione sportiva perché riduce l'infiammazione. Lo sportivo è la persona più infiammata che esista e deve essere così. Però chi magari si sveglia al mattino, va a correre e poi dopo deve andare al lavoro, beh, quella può essere una buona strategia, cioè un soggetto che va ad allenarsi a stomaco vuoto, non ha il sangue presente sulla digestione, ma lo può indirizzare direttamente ai muscoli, quindi
tra l'altro ha effetto poi sul miglioramento della flessibilità metabolica, quindi lì c'è poi tutto un contesto interessante che si può aprire, però stiamo parlando sempre di casi specifici, cioè il digiuno intermittente secondo me non deve essere utilizzato per raggiungere dei risultati specifici, ma piuttosto per andare d'accordo con delle situazioni di vita che si possono presentare in un soggetto qualsiasi. Quindi tu fondamentalmente lo rappresenti come uno strumento utile per sposare con delle abitudini personali del soggetto. Io sai su chi lo utilizzo di più? Su due tipi di persone, o in quelli che la mattina vanno troppo di fretta, oppure nei soggetti che la sera magari hanno difficoltà a mantenere il sonno e quindi non vogliono rischiare di appesantirsi. Ai primi faccio saltare la colazione, ai secondi faccio saltare la cena. Però di base i risultati tu magari li stai ottenendo sempre perché Il deficit. perché stai riducendo l'introito generale. Ecco, un'altra particolarità dove si può utilizzare il digiuno intermittente: ci stanno soggetti che al mattino hanno dei livelli di cortisolo troppo alti. Il cortisolo al mattino deve essere alto perché ci aiuta a svegliarci. Quando però questo è eccessivo, la gente ha la nausea, non riesce a mangiare. Lì il digiuno intermittente diventa una strategia, per esempio. Oppure la sera, il cortisolo si abbassa perché si favorisce l'addormentamento con la melatonina, le persone hanno più fame proprio perché il cortisolo è basso e allora magari preferisco far saltare la colazione e caricare quelle calorie a cena. Anche questo sarebbe un argomento da approfondire molto, perché ho letto tanto e ci stanno anche pensieri molto divergenti sul fatto di strategie che riguardano il cortisolo, quindi sarebbe interessante, poi semmai lo mettiamo nei prossimi incontri. Tra l'altro una cosa che ti chiederò nei prossimi incontri, e lo dico così non me lo dimentico perché va registrato e va in onda, sarebbe bello parlare degli strumenti di misura, perché so, poi ti parlerò anche di esperienze personali e professionali, che non tutti sanno leggere bene le bioimpedenze. Io per esempio ho avuto un caso di una mia cliente che allenavo come personal, che era una ragazza che io ho conosciuto che pesava 34 kg, ha avuto una giornata di influenza intestinale, ha rigettato, diarrea eccetera, il giorno dopo aveva l'appuntamento con la nutrizionista, ovviamente aveva perso una marea di liquidi, parliamo di un soggetto particolare, e questa professionista gli ha detto: Madonna, hai perso un sacco di muscolo, che hai fatto? È successo un casino, devo parlare col personal, che gli ha detto diverse parolacce perché la ragazza è stata male 3 giorni per questa informazione. Quindi anche lì le bioimpedenze hanno grandi margini di errore, e poi lavorando sull'acqua bisognerebbe parlare a lungo di come vanno lette e interpretate, no? Guarda, io ti posso dire semplicemente questo: come ogni strumento hanno un margine d'errore, ovviamente. L'importante non è leggere l'esame, è saperlo interpretare. Esatto. Io ci sono delle bioimpedenziometrie che ho letteralmente buttato. Tu prendi ad esempio una ragazza, se ti arriva in fase di pieno ciclo mestruale, o che il ciclo mestruale è appena finito, o che le sta arrivando il ciclo, il risultato può essere molto differente. Tu immagina solo fare una bioimpedenziometria a una ragazza che ha un ciclo irregolare. È difficile, però quello che è importante secondo me è tenere conto di tutte queste cose, e in questo modo diventa più semplice leggere l'esame. Però lo vorrò approfondire perché è una cosa che non si sa. Nel senso, tante persone, anche a un livello professionale molto alto, non hanno capito che è un esame che è regolato da come si comporta l'acqua nell'organismo, e a seconda di quello che succede, ciclo, serate alcoliche, cioè gente che si presenta con 1,5 litri d'acqua in meno perché 2 giorni prima ha avuto la serata alcolica e hai perso 2 kg di muscolo. Chiedigli che è successo l'altro ieri. Cioè, nel senso, va contestualizzato, anche perché, peso le parole, a chi stai dicendo guarda hai perso 2 kg di muscolo, cosa è successo? Perché appunto già l'influenza intestinale manda la bioimpedenziometria
dei valori che sono illeggibili. Più che altro è da considerare che la bioimpenniometria stima come prima cosa l'acqua corporea e poi ad esclusione tutti gli altri compartimenti. Quindi venite idratati in visita, per favore. Idratati poi non è il giorno stesso, ma ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa. Ascolta, siamo arrivati a 1 ora e 20, però abbiamo 2 argomenti molto interessanti che sono il contesto dei superfoods e cibi miracolosi e le diete vegetariane e vegane per gli atleti. Io a questo punto ti direi, perché non voglio ridurre di tempo questi 2 argomenti, se tu sei disposto a tornare, il prossimo episodio lo incentriamo in primis su questi 2 argomenti. Ti va di tornare? Perché no? Perché ho paura che se no il podcast diventa anche troppo stancante per gli ascoltatori. Allora, ti ringrazio tantissimo per tutti gli argomenti trattati, sono stati super interessanti. Mi fa molto piacere che sia creato questo vincolo per la quale ti costringo a ritornare. E allora, niente, in chiusura ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa su quello di cui abbiamo parlato. Aggiungere qualcosa, ma sai, abbiamo parlato di talmente tanti argomenti che adesso veramente non so che cosa si possa dire d'altro, se non rispondere magari a delle domande e a dei dubbi. Vedremo anche quello, infatti. Però quello che mi sento di dire a chiunque ci ascolti che sia interessato a iniziare un percorso nutrizionale e così via è che tutte le persone che hanno raggiunto risultati lo hanno fatto perché nel tempo sono state consistenti. La consistenza è l'unico metodo che vi permette di ottenere risultati e di mantenerli. Se volete raggiungere una determinata forma corporea, se volete avere un determinato stato di benessere, se volete semplicemente capirne di più, ciò che dovete fare è iniziare a muovervi, anche sbagliare magari, ma semplicemente continuare a muovervi, non fermarvi, perché fermarvi è ciò che vi ha portato nella condizione che non vi piace e che soprattutto vi ci manterrà. Io voglio aggiungere una cosa, perché purtroppo ci sono passato personalmente, dandomi addosso in tutte le lingue e ponendo il mio corpo anche a troppi sacrifici, che il percorso migliore porta sicuramente un certo impegno, consistenza e dedizione, ma non deve calpestare il vostro benessere psicologico e sociale. Questa è una cosa importante e tra l'altro sto vedendo proprio a livello di pubblicazioni scientifiche che c'è un allarme crescente su calmi, tranquilli. Serve sicuramente l'impegno, la dedizione, l'organizzazione, la disciplina, ma ci sono dei soggetti tra di noi abbastanza fragili che entrano in un contesto di eccessivo sacrificio e la qualità della vita per assurdo si abbassa con strumenti che sono pazzeschi per i loro benefici. Cioè, io a questa cosa sono enormemente legato. L'allenamento e la nutrizione sono 2 strumenti, passami il termine non proprio adatto, che possono portare benefici incredibili, non possono ridurre la qualità della vita. Assolutamente no, e devono essere soprattutto tutti questi, come abbiamo detto ormai 1000 volte, penso, durante il podcast, sostenibili nel tempo. Se qualcosa vi fa star male, se qualcosa non riuscite a mantenerla, vi rimuove dalla vita sociale, vi mina tutto ciò che avete intorno, quel qualcosa è sbagliato e dovete lavorare per migliorarlo. Grazie e allora ci vediamo prestissimo. Grazie a te Massimo, ci vediamo presto. Grazie a tutti e rimanete per i prossimi episodi del podcast Peso le parole.